Cittadini, lavoratori, sciopero generale contro l'occupazione tedesca, contro la guerra fascista per la salvezza delle nostre terre, delle nostre case, delle nostre officine. Quello che hai appena sentito è il messaggio con cui Pertini diffonde al microfono di Radio Milano Liberata lo sciopero generale intimando alle forze nazifasciste la resa incondizionata. Con questo video ripercorreremo insieme le tappe che hanno portato il 25 aprile del 1945, giorno in cui l'Italia viene ufficialmente liberata dal regime nazifascista. Torniamo velocemente a qualche anno prima. Nel 1939 l'Italia di Mussolini stringe un accordo di reciproco aiuto militare con la Germania di Hitler, chiamato Patto d'Acciaio. Nello stesso anno la Germania invade la Polonia, provocando l'entrata in guerra di Francia e Gran Bretagna. Hitler, non contento, occupa anche altri paesi neutrali e attacca a sorpresa la Francia, che viene soccorsa inutilmente dagli inglesi. Dopo la vittoria dei tedeschi contro gli inglesi e i francesi, nel giugno del 1940 Mussolini decide di entrare in guerra a fianco della Germania. L'anno dopo i tedeschi invadono anche l'Unione Sovietica con l'operazione Barbarossa, che però si rivela un disastro. Intanto il Giappone aveva firmato il patto tripartito con l'Italia e la Germania, noto come asse Roma-Tokyo-Berlino, e nel dicembre del 1941 attacca la base navale americana di Pearl Harbor, nelle Hawaii. Questo causa l'entrata in guerra degli Stati Uniti. Ricapitolando, lo scenario della Seconda Guerra Mondiale è questo. I principali contendenti formano due fazioni, quella dell'alleanza militare tra Germania, Italia e Giappone da un lato e quella degli alleati con Gran Bretagna, Francia, Stati Uniti e Unione Sovietica dall'altro. Come si vive in Italia durante la guerra? Per parlartene utilizzerò i racconti dei nostri nonni che l'hanno vissuta in prima persona. Uno dei problemi principali diventa la carenza di cibo. Dimentica per un attimo di poter scegliere tra McDonald's o Burger King. Dimentica poi la possibilità di ricevere il cibo direttamente a casa. La guerra ha la priorità su tutto. Infatti, con l'entrata in guerra dell'Italia, le priorità diventano quelle di produrre armi e di sfamare l'esercito. Pensa che il regime fascista aveva ideato e diffuso lo slogan «Se tu mangi troppo derubi la patria». Così, per far fronte a questi bisogni, inizia il razionamento alimentare. Viene introdotta una tessera anche detta tessera della fame. Si differenzia per colore in base all'età e regola la quantità di cibo che ogni cittadino può comprare. Infatti, si potevano acquistare razioni molto limitate di pane, pasta e patate. Alimenti come carne, olio, sale, latte e dolci erano introvabili e spesso venivano venduti illegalmente a prezzi altissimi. Le persone si trovano costrette a vendere gioielli di famiglia, mobili o qualsiasi altra cosa pur di riuscire a procurarsi del cibo. Nel 40, dopo la dichiarazione di guerra da parte dell'Italia alla Francia e alla Gran Bretagna, iniziano i bombardamenti sulle città italiane e negli anni seguenti quasi ogni città sarà bombardata. Immagina di tornare in quel periodo scandito da questi suoni. La vita è sospesa, si pensa solo a sopravvivere. Le persone scappano dalle città andando nelle campagne, a volte senza nemmeno conoscere la destinazione. Chi invece rimane nei centri abitati si nasconde nei rifugi antiaerei per sfuggire ai bombardamenti. I bombardamenti nel sud Italia sono opera principalmente dell'aeronautica militare americana e si fanno più violenti in preparazione dello sbarco in Sicilia del luglio 1943. Gli alleati sbarcano in Sicilia con l'operazione Husky, il nome in codice dato allo sbarco alleato, e l'isola viene liberata in poco più di un mese. Purtroppo in Sicilia, proprio dopo lo sbarco degli alleati, si verifica una forte riaffermazione della mafia su tutto il territorio. Infatti è ormai noto che gli alleati hanno chiesto appoggio alla mafia per conquistare più rapidamente l'isola, garantendo in cambio alti incarichi politici e amministrativi. Pare che gli americani avessero un vero e proprio elenco di persone, fornito dalla mafia siculo-americana, da contattare una volta sbarcati. Dopo l'arrivo degli alleati, il re Vittorio Emanuele III costringe Mussolini alle dimissioni. Il dittatore viene arrestato il 25 luglio del 1943. Il governo passa nelle mani del generale Badoglio, che l'8 settembre dello stesso anno firma l'armistizio di Cassibile.
Da questo momento l'Italia cessa di combattere contro gli anglo-americani. La penisola a questo punto è letteralmente spaccata in due e diventa scenario di una lunga guerra civile. Da un lato, al nord Italia, nasce la Repubblica di Salò con Mussolini, che intanto è stato liberato dai tedeschi. Si tratta di un governo fascista controllato dalla Germania. Dall'altro, al sud, le truppe anglo-americane danno vita al Regno d'Italia dichiarando guerra alla Germania. Inizia così la resistenza italiana e la storia dei partigiani. Ma chi sono i partigiani? Sono ex militari che lasciano l'esercito fascista o semplicemente civili che si armano come possono e che compiono operazioni di sabotaggio per liberare l'Italia dal dominio fascista. Inizialmente sono formazioni autonome, successivamente diventano brigate sempre più organizzate. Si stima che i partigiani furono in totale 300.000. Non hanno divise, ma alcuni gruppi usano segni distintivi sui copricapi e nelle giubbe e utilizzano fazzoletti colorati di riconoscimento, chi azzurri, chi verdi, chi rossi. Il movimento di resistenza dei partigiani si consolida e si estende gradualmente su tutto il territorio, trovando consenso e sostegno in gran parte della popolazione. Infatti c'è chi li accoglie in casa offrendo riparo e cibo, nascondendo le armi o coprendo i loro spostamenti. Nonostante se ne parli davvero poco, devi sapere che anche le donne hanno contribuito alla liberazione dell'Italia, unendosi alle forze partigiane ricoprendo i ruoli più vari. Il ruolo più comune è quello delle staffette, sfidano il fuoco nemico per trasportare documenti e informazioni. E sì, ti ricordo che non esistevano email o messaggi di WhatsApp istantanei, le informazioni dovevano materialmente viaggiare. Le donne partecipano attivamente ai combattimenti e alle perlustrazioni, ma non solo, infatti a loro si deve l'organizzazione di una serie di attività come la diffusione della propaganda antinazista, l'organizzazione di manifestazioni e scioperi, di sabotaggi, si infiltrano perfino negli uffici dei militari tedeschi e si occupano di procurare armi, vestiti e viveri. L'Associazione Nazionale Partigiani d'Italia riferisce di 70.000 attiviste organizzate nei gruppi di difesa della donna. In questo clima di guerra è molto difficile comunicare e rimanere informati. Un valido aiuto viene fornito dalle trasmissioni di Radio Londra, l'emittente indipendente radiofonica inglese che lancia continui messaggi in codice in tutta Europa. Per gli italiani la voce di Londra è il colonnello Stevens, un ufficiale britannico vissuto a Roma che trasmette in lingua italiana messaggi in codice ai diversi movimenti di resistenza partigiana, riuscendo a costituire una vera e propria rete di comunicazione. Questa trasmissione diventa per l'Italia l'unica fonte di informazione in grado di contrapporsi alla voce ufficiale del regime fascista. Eccoti l'audio originale di alcuni messaggi in codice trasmessi da Radio Londra. Felice non è felice, le scarpe mi stanno strette, l'aquila vola, parla Londra. Abbiamo trasmesso alcuni messaggi speciali. Questi messaggi si riferiscono all'arrivo di viveri, armi e uomini, a spostamenti di unità e ad operazioni belliche. Come puoi intuire, ascoltare Radio Londra diventa rischioso, tanto che vengono previste pesanti conseguenze per chi l'ascolta, come una multa salata, la confisca della radio e 2 mesi di arresto. Nonostante ciò, milioni di italiani non rinunciano alle sue trasmissioni. Fino alla fine di aprile del 1945, alleati e partigiani combattono in ogni modo possibile per contrastare l'occupazione tedesca risalendo fino al nord Italia. Mussolini tenta la fuga, ma viene riconosciuto e catturato dai partigiani. Sarà giustiziato il 28 aprile. La data con cui si celebra il giorno della liberazione è il 25 aprile, perché proprio da Milano, sede del comando partigiano, partì l'appello per l'insurrezione armata contro i tedeschi, con il celebre messaggio di Pertini. Ponete i tedeschi di fronte al dilemma a rendersi o perire. Pochi giorni dopo, l'esercito tedesco, presente in Italia, si ritira. È importante ricordare ancora oggi questa data per ringraziare il sacrificio di tantissimi italiani che si sono battuti per un'Italia libera, democratica e repubblicana.